Oggi è il terzo giorno dell'AIFA e siamo andati a trovare gli amici di Geekom, un brand che produce mini computer con cui collaboro da tantissimo tempo. Ci sono anche delle anteprime come il nuovissimo Geekon A9 Mega che adesso andremo ad analizzare, e non producono solo mini PC ma anche laptop, un brand molto innovativo perché è stato uno dei primi a lanciare la tecnologia e la moda dei mini PC. E ovviamente tutti i prodotti che andremo a vedere in questo tour ve li lascerò in descrizione e vi consiglio comunque di dare un'occhiata al sito ufficiale della Geekom. Una delle novità assolute di questo AIFA 2025 è questo potentissimo Geekon A9 Mega, il mini computer più potente attualmente in circolazione. È su Kickstarter, per cui a breve dovrebbe essere disponibile per il pre-order, e adesso andiamo a analizzare le sue caratteristiche a partire dalla RAM, ben 128 GB di RAM. È più potente del mio computer da editing e per quanto riguarda lo spazio di archiviazione abbiamo due slot M2 fino a 4 tera. Non sembrano dati di un mini computer, non solo nelle caratteristiche ma anche nel case, perché il tasto d'accensione è anche un sensore di impronte digitali. È dotato di tantissimi slot, solo nella parte frontale troviamo 4 slot USB, 2 di tipo A, 3.2 di seconda generazione e 2 di tipo C, sempre 3.2 di seconda generazione. Dotato anche di un'utilissima porta SD, e nella parte posteriore troviamo il jack 3.5 per le cuffie, 2 porte HDMI, una e 2, e per quanto riguarda questa porta di tipo C, che ha una doppia funzionalità, sia slot di tipo C ma anche mini DisplayPort. Ultra veloce perché ha una velocità di ben 40 GB al secondo, doppia porta LAN, ma nonostante questo comunque è dotato di una connessione Wi-Fi 7.0 veloce nella connessione anche se non lo cablerete. E un'altra chicca di questo dispositivo è il sistema di raffreddamento dotato di doppia ventola, ovviamente situata all'interno, e riesce a prendere l'aria da queste griglie e buttare fuori l'aria calda dopo aver elaborato nella parte posteriore. E noto con piacere che la griglia ovviamente è sopraelevata, così da favorire il flusso d'aria e farlo dissipare maggiormente rispetto ai classici modelli. E l'idea progettuale di formare una griglia a 360 gradi per me è veramente tanta roba, perché riesce a prendere l'aria in tutte le direzioni, a differenza delle classiche griglie che sono posizionate solo in un lato del computer. Quanto riguarda il sistema operativo abbiamo il Windows 11 Pro a 64 bit, processore AMD Ryzen AI Max 395. Per quanto riguarda la GPU sono riusciti a inserire in questo gioiellino la potentissima Radeon 8060S, e questa GPU insieme al processore lo rendono veramente un computer capace di fare qualsiasi cosa, editare ad altissimo livello e fare attività di multitasking, potendo collegare addirittura 4 schermi in contemporanea. Per quanto mi riguarda spero che questo Kickstarter vada a buon fine, perché per me l'idea progettuale di bombare i mini computer, che sono ormai molto richiesti nel mercato, potrebbe essere una scelta vincente. Farò il tifo per la Geekon e magari, se verrà lanciato, non vedo l'ora di testarlo nel mio canale. Sto anche effettuando un benchmark, non ci sono lag né rallentamenti. Conosco bene 3D Mark perché lo utilizzo tutte le volte quando devo recensire dei computer e anche dei mini PC, e nonostante lo stia stressando da 10 minuti con dei test in benchmark, il case non si è surriscaldato, infatti lo sto toccando con la mano, per cui devo dire che il nuovo sistema di raffreddamento funziona veramente bene, avrà sempre una prestazione ottimale e continuativa nel tempo, perché non avrà dei cali di prestazione dovuto al surriscaldamento. Tutti i test sono stati superati, ha sempre girato sopra i 100 fps, per cui lo potete utilizzare tranquillamente giocando a tutti i principali giochi online presenti attualmente sul mercato. Super compatto, spessore di soli 7 cm e anche la larghezza e l'altezza sono solo 17 cm, grande come il palmo della mia mano. È veramente impossibile trovare un mini computer di dimensioni minori e più potente di questo Geekon A9 Mega. Ma tornando ai mini computer più classici, qua con noi abbiamo l'A9 Max, che è un computer ovviamente meno potente
uscita del modello che abbiamo appena recensito, con delle caratteristiche che vi sorprenderanno perché le dimensioni sono veramente ridotte. In questo caso siamo a 13 cm di larghezza, 13 di altezza e solo 5 cm di spessore. Sistema operativo Windows 11 Pro, 2 moduli per la RAM che potete riempire fino a 32 GB RAM ciascuno, per un totale di ben 64 GB di RAM. Per quanto riguarda il processore, ci sono varie scelte che potete configurare durante l'acquisto, tra cui l'AI 9365 oppure l'AI HX 370 o anche con il Ryzen 890M. Per quanto riguarda la scheda grafica, abbiamo la Radeon 880M, 2 slot M2 che potete riempire con SSD fino a 2 TB l'una, potendo raggiungere così un totale di ben 4 TB. Ovviamente Geekon è sempre la numero 1 come quantità di porte. Nella parte frontale troviamo 4 porte USB 3.2 di seconda generazione di tipo A, 2 HDMI, doppio slot per cablarlo tramite la connessione LAN, altre 2 porte USB di tipo A e anche 2 porte di tipo C che sono compatibili anche con la funzione DisplayPort. Concludo la carrellata con tutti i mini computer. Ce ne sono anche di dimensioni ridotte, se per caso volete un dispositivo ancora più piccolino. Guardate la differenza di dimensioni rispetto al mio cellulare, e sono così piccolini che li potete tenere tranquillamente nella tasca dei vostri pantaloni. Caratteristica veramente interessante, soprattutto per chi come me viaggia spesso per lavoro e vuole rimanere connesso con un computer sufficientemente potente per lavorare e ha pochissimo spazio in valigia, dato che devo portare tutta l'attrezzatura. Un mini PC in questo caso può essere veramente la soluzione migliore per quanto riguarda le mie esigenze. Se invece preferite avere un classico laptop al posto del mini computer, Geekon vi dà anche questa possibilità, perché sono stati lanciati 2 modelli, il Geekbook X16 Pro e anche il Geekbook X14 Pro. La versione X14 Pro è dotata di monitor OLED, a differenza dello schermo dell'X16 Pro che è un classico LCD IPS. Sono rimasto molto colpito dallo schermo OLED della versione X15 Pro. Guardate la perfezione dei colori e soprattutto dei neri, per cui questo computer portatile lo consiglio veramente, oltre per lavoro, per navigare e tantissime altre funzioni, anche per guardare film e serie TV, perché avrete una definizione e una qualità dei colori e dei neri da top di gamma. Vi voglio far vedere anche la grandezza del touchpad. Praticamente è grande come la mia mano, abbastanza grande anche quello dell'X14 Pro, e devo dire che ha anche un ottimo feel. Guardate anche la velocità. Altra caratteristica molto interessante è la presenza del sensore di impronte digitali, per cui lo potrete sbloccare comodamente col vostro dito. 2 scelte: l'Intel Core Ultra 9 258H oppure l'Ultra 5 225H. Sono già preinstallati in entrambe le versioni. Windows 11 Pro, ho apprezzato la presenza delle DDR5 e come RAM potete inserire fino a 32 GB per ogni singolo modulo. E per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, potete avere 1 TB per ogni singolo modulo. Ovviamente potete anche collegarci delle memorie esterne. Altra caratteristica che mi ha colpito è il peso, perché questo modello pesa 999 grammi. Apprezzo la presenza di questi gommini protettivi che proteggono sia il case e fanno anche da distanziale per dare un migliore flusso di raffreddamento. E concludo con le porte. Abbiamo una porta USB di tipo A, questo bellissimo tastino che serve per attivare e disattivare la telecamera presente nello schermo, e nella parte opposta troviamo l'HDMI e 2 porte di tipo C che potete utilizzare sia per scaricare i dati ma anche come alimentazione, compatibile con la ricarica rapida a 65 watt, dotato anche di tecnologia GaN. E concludo il tour dello stand con gli ultimi mini computer. Questo che vedete qua davanti è il GT1 Mega, che tra l'altro ho già recensito sul mio canale. E con questo GT1 Mega si conclude il tour dello stand della Geekon. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi consiglio di dare un'occhiata al sito ufficiale Geekon, perché ci sono tante tipologie di mini computer e di laptop. Sicuramente troverete anche il device perfetto per le vostre esigenze. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Dal bellissimo stand della Geekon è proprio tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!